Vi avevamo promesso, ve l'avevo promesso da direttore di Milan Vibes che avremmo parlato di calcio, di tanto calcio, di Milan ovviamente e naturalmente di tattica e tecnica. Sapete che io sono abbastanza fissato su questo e sapete che su Milan Vibes abbiamo fatto una scelta ben precisa che è quella di far parlare di determinati argomenti chi ne è competente, non io, no, sto scherzando, di far parlare però chi ha veramente competenza, chi con questa cosa ci ha lavorato, chi ha vissuto calcio, chi ha masticato calcio e signori, qui ne abbiamo un ragazzo che 10 anni di Milan, ma adesso ne parliamo, Francesco. Benvenuto a Milan Ciao Vibes. Pietro, grazie Senti, mille, buonasera a tutti. io so che, adesso ti metto subito a tuo agio, perché so che cioè, è la prima volta che sei davanti alla telecamera, no? Assolutamente. Ufficialmente, quindi ti battezzo subito. E 10 anni di Milan? No? E cosa facevi al Milan? Allora, a Milano ho avuto l'opportunità di lavorare con tanti ex giocatori e tanti ottimi allenatori che mi hanno aiutato a crescere sia come persona che come professionista. Immagino. E poi l'opportunità anche di aver lavorato con dei ragazzi che avevano del talento che poi sono Certo. arrivati a diventare giocatori Ma non professionisti. dire niente che poi lo racconteremo, però tu ti occupavi di tecnica proprio, no? No, è Sì, molto bello questo, perché un po' oggi si è un po' perso quel tema della assolutamente, tecnica. io ho sempre creduto nella tecnica e nelle qualità tecniche e credo che facciano la differenza all'interno di un contesto di gioco. E negli anni di Milan ho lavorato come secondo allenatore, ma mi sono Wow. comunque specializzato nell'addestramento tecnico del giocatore e anche in maniera specifica a seconda del ruolo che veniva impiegato. Senti, 10 anni al Milan, giusto? Sì, una decina d'anni No, più lo o ripeto meno. perché, cacchio, è tanto tempo e quindi hai, insomma, vissuto un periodo. Che anni erano più o meno? Più o meno. Giusto per così Eh, anche chi ci segue ti conosce. 2004-2005, Wow. da lì in Quindi hai avanti. vissuto, insomma, anche begli Sì, anni. è un bel periodo, sì, Immagino. assolutamente. Insomma, sono partito dai ragazzi più giovani fino ad arrivare alla primavera e aver avuto la fortuna anche di collaborare e lavorare con dei giocatori che all'epoca erano nella nostra prima squadra. Quanti ne hai visti poi arrivare dei ragazzi? Diversi, Tanti, eh. diversi, sì. Facciamo così, facciamoci una promessa. Di questo una volta facciamo una puntata, uno special, in cui ci racconti Volentieri, magari di un po' di ragazzi anche della primavera, anche volentieri. perché noi fuori onda, chi non lo sa, fuori onda, in un pranzo che abbiamo fatto un po' di giorni fa, io gli ho tirato fuori una lista di ragazzi della primavera e gli ho detto, a uno andiamo a vedere, insomma, con chi ha avuto a che fare, eccetera, eccetera, e credetemi, ce ne sono alcuni top top, quindi Sì. insomma secondo me è bello. Ma tu sei qui a Milan Vibes con Si Tattica perché insomma, quello che dico sempre è chi ci ha lavorato il calcio lo vede, vede cose che magari chi lo segue per passione giustamente non vede, come magari io da giornalista vedo cose in un articolo, in un pezzo che magari chi non fa giornalista non vede. Quindi con te siamo andati a provare a analizzare quella che è stata Milan-Bologna. Abbiamo un po' di temi che ci siamo segnati. Io tra l'altro abbiamo una chat, vi dico anche questo, abbiamo una chat dove durante la partita ci siamo scambiati una serie di pensieri, considerazioni, eccetera, eccetera. Milan-Bologna è il primo tema, macro tema che vado poi ad aprire, che abbiamo, è stata una delle mosse di Max, perché il Milan si è schierato con Gimenez, Santi Gimenez come punta, no? Ma quello che siamo andati un po' a osservare chiacchierando era la posizione di Loftus-Cheek. Cosa faceva Loftus? Nel senso, è interessante, è un po' quello che mi dicevi prima, è girato tanto attorno a questo vieni incontro, vai, svuoto lo spazio, no? Esatto. Vabbè, innanzitutto io ci tengo a dire che secondo me Allegri ancora deve trovare la formula esatta per Certo. affrontare questo campionato, anche perché tanti giocatori sono arrivati all'ultimo momento, quindi Sì, gli ultimi giorni di mercato, quindi secondo me anche dopo le prime 2 o 3 giornate, secondo me è ancora prematuro esprimere giudizi soprattutto sul sistema di gioco e sulla prestazione a livello di certo, sviluppo, no? certo, E di giocatori impiegati. chiaro. Comunque ci siamo visti in Villa Bologna, un 3-5-2 schierato da Allegri con Sì, Loftus-Cheek che da mezzala si sposta a fare la seconda punta sotto era la vera e propria Gimenez. seconda punta, un sottopunta Sì, forse. diciamo così, praticamente è stato impiegato anche perché ha una fisicità importante ed è sempre stato bravo nei tempi di inserimento, però secondo me nelle prime battute gli era stato appunto dato il compito di
svuotare la linea difensiva per Sì. permettere l'inserimento delle mezzale. E così è stato, infatti, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio, No, giusto. nel primo tempo con Rabiot c'è stato insomma praticamente un'azione di questo tipo dove sono venuti incontro lui o Gimenez e hanno praticamente portato via l'uomo creando lo spazio per l'inserimento di Rabiot che ha fatto in maniera egregia. Poi insomma l'azione è andata a buon fine, però comunque lo spirito e l'attitudine non è mancata. Quindi lo scopo appunto è intanto era un'alternanza, se non sbaglio, stiamo provando a ricostruire, si alternavano lui e Santi a venire incontro Sì, e a sì, sì, svuotare poi lo spazio per lanciare dentro la mezzala, che la esatto, più ma delle quello volte era era Rabiot, l'intento. Sì, a volte è stato Fofana anche, no? Fofana, sì. E questo quanto, nel senso, è stato un po' il claim, diciamo, tra virgolette, della costruzione offensiva di Allegri, cercava sempre di svuotare quello spazio per avere la chance di entrare con Rabiot, possiamo dire così? Assolutamente, siccome Rabiot per caratteristiche è un giocatore, una mezzala completa, dove ha tempi di Sì, sì. gioco e corsa e gamba, e sicuramente Allegri, che lo conosceva bene dai tempi della Juventus, ha preferito magari esaltare le qualità del giocatore stesso attraverso questo sviluppo di fase offensiva. Tu mi hai parlato, tra l'altro abbiamo parlato di sviluppo, abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato di scelte e prima mi hai detto una frase, perché ho ascoltato tutto quello che Sì. mi dici, tu mi hai detto, il Milan che è partito 3-5-2, a volte addirittura se non sbaglio, correggimi tu, sembrava quasi un 5-3-2, nel senso che tante volte poi i quinti venivano un po' più bassi, forse anche dovuta alla qualità degli esterni del Bologna, non lo so. Poi però questo è stato per i primi 15-20 minuti, mi sembra, no? Il Milan Esatto. era anche abbastanza aggressivo. Esatto, è successo che poi il Milan si è praticamente spostato da un assetto di 3-5-2 a un Sì, 4-4-2, concedendo anche un giro palla al Bologna e posizionandosi sulla propria metà campo, certo. facendo un pressing offensivo e difendendo con blocco basso, comunque facendolo in maniera dignitosa perché ha concesso veramente poco o niente se non l'occasione, purtroppo, cioè, per Per fortuna, del fortuna gol annullata, annullato sì. del Bologna, però oltre a quello non ho visto grandi pericoli nell'area Bravo. del Milan. Ti interrompo un secondo, poi ti Sì, ripasso la palla su questo, secondo me fa riflettere, perché poi stavamo vedendo i dati, poi in questi giorni 39% possesso palla Milan, 61 Bologna, poi vai a vedere però big chance Bologna, sì, vero? esatto. 5 big chance Milan, Sì, 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 non è una regola scritta che se certo. io mi difendo su quella zona di campo non sia bravo o non abbia le opportunità per attaccare. Quindi diciamo che il Milan ha interpretato al meglio quelle che probabilmente sono state le indicazioni del proprio allenatore a partita in corsa. Un allenatore deve essere anche bravo a leggere la situazione al momento e a dare le indicazioni necessarie ai giocatori per interpretare meglio la La partita richiesta, certo. stessa. E l'ultimo passaggio secondo me è interessante di quello che hai detto sul 4-4-2. Esatto. Possiamo dire che è stata una squadra che ha ritrovato anche forse un po' più di, non che però fosse disordinata, ma un po' più di quadratura del Di cerchio, un po' più di ordine. compattezza, concedeva pochissimo niente insomma, tra le linee, avevamo un giocatore come Modric comunque ha un'intelligenza tattica Tienilo lì so- Modric che poi ne parliamo, c'è da dire un sacco su Luca. sopra la media, insomma lui era bravo a posizionarsi e a frapporsi nelle linee di gioco per evitare i passaggi centrali, no? O le incursioni interne Chiaro, dell'orsolini di turno per chiaro, esempio. chiaro. Fofana invece ci ha dato una grossa mano dal punto di vista quantitativo e anche lui a livello tattico è diventato un giocatore assolutamente affidabile. E Stupinan abbassato, quindi in quel caso da vero e proprio tra virgolette Sì, terzino, a quel Rabiot che punto si è un là, po' spostato come esatto. laterale, no? Si è un po' insomma, modificato Sì. l'assetto di squadra facendo abbassare Stupinian che però non è mancato nelle sue incursioni, infatti abbiamo visto che poi, se non mi sbaglio, a metà del primo tempo, oppure insomma Sì, intorno al quindicesimo, sì, ventesimo 14esimo mi minuto, sembra. proprio su un taglio di Rabiot e Stupinian praticamente si è trovato in possesso di palla con lo spazio libero per calciare Ah, e sì, ha, e ha il colpito palo un di palo, Estupiñán. E no? lì, tra l'altro, ne stavamo parlando anche poco fa, fuori Si fosse onda. coordinato magari un pochino meglio, sicuramente avrebbe fatto un tiro migliore, però insomma, Lì cos'è stato un comunque è tema di stato pericoloso. coordinazione? È stato un problema di coordinazione e di passo in funzione della palla, è andato col passo un po' lungo, insomma, col corpo un po' indietro. Tu l'hai Comunque, visto subito questa roba qui. vabbè, era il mio, perché Lo insomma, so, per quello che te lo chiedo, perché tu non lo sai, la ma guarda che tecnica era il mio pane, le diciamo. persone che sono a casa ovviamente sono curiose di capire questo. Tu quindi lo vedi subito, hai visto che
quasi prima che calciasse, Sì. insomma, hai visto che era difficile che andasse... No, poi insomma, una deviazione, un tiro goffo ci sta, la palla va in porta, quante ne abbiamo Certo, viste di queste cose qua, però insomma a livello tecnico, a livello proprio analitico, sì, insomma lui si era coordinato male per il tiro, certo, però certo. comunque è stato pericoloso. Hai detto il taglio di Rabiot, Taglio di Rabiot fantastico perché ha letto benissimo la situazione, col suo taglio ha portato via l'uomo liberando lo spazio per Estupiñán. Rabiot, ne abbiamo parlato, calciatore vero Rabiot, no? Calciatore vero, è un giocatore che ormai ha l'esperienza necessaria per interpretare le partite a certi livelli. Un esempio, Sì, a secondo tempo, con Milan già in vantaggio, sì. in un contropiede, lui in possesso palla, lui ha capito che in quel momento bisognava spegnere il gioco perché non c'erano alternative Cosa intendi? davanti. Fermati, cosa intendi per spegnere il gioco? Ti metto in difficoltà perché lui mi ha detto che sono difficili da spiegare queste cose, non farmele in diretta e io invece subito... No, proviamo magari a spiegarlo, Spegnere il gioco spiegarlo. significa tenere, innanzitutto essere bravo nella gestione di palla, tenere un possesso palla e capire che in quel momento non hai alternativa in avanti per proporre un'azione veramente Certo, pericolosa, pensando anche che insomma sei in vantaggio e sì. quindi invece di andare avanti e di forzare la giocata ha preferito praticamente ritornare portando fuori tempo i giocatori del Bologna e ripartire con un'azione innocua Quindi che sintomo di intelligenza calcistica. assolutamente. Quanto è importante tu che il campo l'hai vissuto tanto, proprio anche far funzionare questo oltre che la Fa tecnica? tutto, la testa fa la differenza. Se tu sei bravo anche tecnicamente, ma non hai la testa, non riesci a fare un giocatore, il giocatore a certi livelli. Immagino. La testa fa la differenza. Poi vabbè sarà da parlare, questo è un tema molto interessante, tra l'altro segniamocelo che una volta che siamo un po' più scarichi di temi ne andiamo a parlare della testa, perché poi per esempio, ti porto un po' fuori tema, fuori scaletta, però è interessante, per esempio soprattutto per gli attaccanti questa cosa qui la percepisci molto, adesso ho parlato l'altro giorno ieri di Santi Gimenez, mi sembra un po' anche in difficoltà a livello mentale, quel gol lui è uno che se li divora, cioè se li Eh, divora in senso positivo, segna Ha avuto un paio assolutamente, di le occasioni, ha avute. ha avuto un paio di occasioni, ma sono convinto che comunque il giocatore abbia qualità Sì, e appena troverà il gol, secondo me si ritroverà sblocca, la fiducia in se stesso e si sblocca. assolutamente darà un suo contributo importante. Stiamo parlando di tenuta mentale Sì. e di forza mentale e parliamo di mentalità e parliamo di tecnica e non posso che cadere su un calciatore che è Luka Modric che è stato... Parliamo dal gol, è stato decisivo sul gol. Sì, Anzi no, teniamolo da parte, il gol ci arriviamo dopo. sì. Mi dici tu che di tecnica proprio Vabbè, quando parli di Luka Modric cosa Modric devi è un fare? giocatore che non scopro di certo io, è un giocatore che ha delle qualità eccezionali, ha fatto calcio ai massimi livelli, portando a casa Di i tutto. trofei più importanti che esistono Però c'è in questo qualcosa che ti ha ambiente. colpito di quello che fa. Per esempio Beh, lui Allegri... fa sembrare le cose difficili semplici e lui ha la capacità di vedere prima la giocata, lui con lo smarcamento vede già prima la giocata, lui non ferma mai la palla al primo tocco, non dà mai un riferimento all'avversario e poi, cosa importante, che lui praticamente gioca e si muove, praticamente creando opportunità al suo compagno di rigiocarla su se Sì. stesso oppure di essere sempre a sostegno dell'azione. E poi è un giocatore che sa giocare corto, sa giocare lungo, insomma, vede il campo come pochi. Due cose mi hanno E colpito. anche se ha Uno, 40 anni, la qualità praticamente l'aiuta a guarda, fare la differenza alla, sempre. alla mia età Non e io... conta l'età con quando hai quella tecnica, No, no? poi a lui alla mia età stavo dicendo, io faccio dopo le scale di San Siro, ero affaticato, lui all'80° andava da solo in pressione, Beh, ragazzi, livello. No, sai cosa mi ha colpito a me? Due cose mi hanno colpito, voglio sì, poi chiedere magari qualcosa in più a te. Il fatto che lui è capace di avere una vista a 360, sì, cioè lui scansiona il campo. Io perché non so si se l'hai posiziona notato. sempre bene col corpo. Lui si- Cioè? Cioè sì, ok, ma beh, perché influisce così tanto poi sulla gestione del pallone? Perché praticamente, soprattutto anche nel calcio di oggi, è Sì? importante vedere la giocata prima di ricevere la palla e lui questa dote l'ha. Allegri ha detto, lui sa già dove sta andando il pallone. È lettura della situazione. Il Senti, calcio è anche questo. no, è tanto questo al giorno d'oggi, è la lettura della Nel situazione. senso che non è solo tecnica. Io posso essere bravo finché vuoi a livello tecnico, ma se la mia tecnica è sterile, non è in funzione delle giocate, non è in funzione della partita, non farò mai la differenza. Potrò giocare soltanto nelle serie minori. Certo, certo.
Senti, e a proposito di Modric, l'altra cosa, qui mi ricollego sempre un po' più alla tecnica Sì. questa volta, in una delle prime interviste Allegri parlando di Modric ha detto è pazzesco perché è arrivato a Milanello e giocava solo d'esterno piede. Beh, ma lì è fiducia nei propri mezzi e nelle proprie qualità, quindi lui si può permettere il lusso di interpretare le gare come vuole, soprattutto in allenamento. Ti sarebbe piaciuto lavorare con uno Beh, a chi così? non sarebbe piaciuto? Bello, eh? Sì. Hai da portarti a casa anche tu che poi lo devi allenare, ti porti a casa tanto, secondo me. Assolutamente, sicuramente è un ragazzo che ti illumina, no? E, insomma, poi mi dicono anche che sia una persona meravigliosa. Pare che sia eh, calato con una grande umiltà all'interno del progetto Milan. Ma ragazzi, l'umiltà e consapevolezza nei propri mezzi fa tanto a lui e fa tanto alla squadra e fa tanto soprattutto ai giovani che devono capire quale deve essere il piglio giusto per Certo, affrontare una carriera certo. a questi livelli. Senti, ma tornando alla sfida col Bologna, noi ci siamo segnati due punti, volevo trattare con te. Vabbè, abbiamo detto, riusciva a non dare mai riferimenti al Bologna, fondamentale, ma anche nella parte di interdizione, neanche È nell'andare a molto chiudere le bravo linee di perché gioco magari passa in avversari. secondo piano, Sì, ma lui è un giocatore molto dinamico, è uno che se deve interdire, fare la legna, come si dice, sì, la fa, non è soltanto un giocatore in smoking, lui è un certo. giocatore che se deve rimboccarsi le maniche se le rimbocca. Ed è fondamentale questo, soprattutto per una fase difensiva e per l'aggressività che deve avere una squadra sul riferimento avversario. E anche per il calcio di Allegri, che Certo, vuole compattezza, compattezza di cui parlavamo prima, avere secondo me, ma nel calcio moderno queste un qualità sono richieste, non è fondamentale. soltanto Allegri, E lo anche, richiedono tutti. e anche senza palla era sempre bravo, e in non possesso era sempre bravo Perché a si cercare di metteva... chiudere la linea di passaggio, Esatto, vero? esatto, bravo. Infatti nella nostra famosa chat Chat, ce lo siamo detti te lo feci notare subito, subito. guarda come si posiziona bene nelle linee di passaggio per appunto impedire la giocata centrale, che è quella che poteva magari fare più male. Ultimo passaggio sempre su Modric, non solo, perché non solo tutto quello che abbiamo detto, ma alla fine Modric l'ha decisa. Sì, Modric l'ha decisa e ti racconto un aneddoto e poi ti lascio raccontare un po' a te perché so che sì, c'è anche nella gestione di Salemaker, ci sono cose che ti sono piaciute. sì. Ho visto un video forse di DAZN, insomma, che arrivava dall'alto Mhm. e capisci la qualità di Modric quando lui fissa e vede esattamente, cioè Salemaker in gestione palla sulla fascia destra e lui vede che si è aperto uno spazio lì. E Esatto. lui si vede la corsa, lui era nel cerchio di metà campo, eh. Si vede la sua accelerazione perché aveva già capito che se lui arrivava in quello spazio lì gli aveva il pallone insegnato. Sì, allora, intanto vorrei far notare l'ottima gestione di palla da parte di Salemaker perché è stata fondamentale appunto per arrivare al gol. Sì, perché lui ha temporeggiato un po' lì, eh. Esatto, perché non capiva quale poteva essere la soluzione migliore. Modric, da esperto giocatore, capisce la situazione, capisce che lui sta gestendo la palla in quel In momento, attesa. decide di praticamente di farsi questi 30 metri per dettare un passaggio nell'unico spazio disponibile. Salemaker è stato bravissimo a servirlo e lui con un colpo da biliardo l'ha messa in porta. Lì, tra l'altro, io quando l'ho visto arrivare, ho visto che c'era spazio, ho detto, "Questo qui segna, ma è sicuro." L'ha dettato lui, l'ha chiamato lui Ha quel dettato il passaggio, no? passaggio, sì, ha Top. dettato il passaggio. E bravo Salemaker comunque perché lì tante Assolutamente. volte l'esterno tende a magari provare a forzare, a Magari poteva puntare, giocare uno contro forzare. uno, cercare insomma l'area di rigore, però lì è stato bravo a capire che con un passaggio avrebbe sicuramente servito nel migliore dei modi il suo compagno di squadra che poi ha fatto gol. Senti, abbiamo parlato di Salemaker, abbiamo parlato di Modric, abbiamo parlato di Rabiot, della famosa, delle chiusure anche di Rabiot, perché tutti parlano della fase offensiva, quindi Sì, degli inserimenti, tutto quello che abbiamo già detto, bravissimo anche, tante volte l'abbiamo detto prima, a spegnere il gioco quando era insomma, un giocatore intelligente, ma restiamo a centrocampo, forse oggi la potremmo chiamare la puntata sul centrocampo, perché abbiamo analizzato Loftus-Cheek che poi ha giocato più avanzato, abbiamo analizzato Modric, abbiamo analizzato Rabiot, abbiamo detto due cosine su Fofana e Salemaker di là, abbiamo parlato di Estupinan, ne manca uno, che è italiano, che è Samuele Ricci. bravo. Ti è piaciuto Samuele Ricci? E poi ti chiedo una cosa, è un- c'è questo dibattito sul fatto che è un centrocampista centrale davanti alla difesa, Allegri lo sta schierando alla mezzala, che idea ti sei fatto tu lì? Beh, intanto è un ragazzo insomma dalle qualità importanti,
anzi sono sicuro che entrerà da protagonista più avanti anche in Sì, ottica nazionale, eh, perché non sta giocando davanti alla difesa. Il motivo, insomma, è chiaro, davanti hai un giocatore come Luka Modric che in questo momento è inamovibile e quindi lui deve imparare da questo giocatore che gli può dare tanto, però nel frattempo, siccome è un giocatore anche di gamba, di corsa, può fare bene anche la mezzala, il ruolo da mezzala. E ieri è entrato con un piglio fantastico, perché insomma fare quello che ha fatto nei primi minuti, con un controllo perfetto orientato in funzione del tiro, colpendo un palo a San Siro, con quella personalità, non è da tutti. ma lui ce li ha i movimenti da mezzala, Lui secondo te, ce li nelle ha perché corde? c'ha tempi, c'ha gamba e poi sono convinto, no, che l'allenamento ti migliora in tutto, quindi sono sicuro che Allegri lo perfezionerà anche in quel ruolo e saprà dire la sua. Hai detto una cosa interessantissima, e vado fuori scaletta, ma hai Sì, detto l'allenamento ti migliora in tutto. sì, E può anche trasformarti completamente, cioè lui sappiamo ha giocato tanto davanti alla difesa, tanto un po' da, tra virgolette, metronomo, organizzatore di gioco. Se ci lavori lo trasformi in una mezzala lui. sì, perché ha le caratteristiche per farlo e poi, insomma, nel momento in cui si individua la sua qualità migliore, quella qualità lì la si deve lavorare per portarla al massimo dell'espressione e nel frattempo lavorare anche quelli che possono essere i difetti per farlo diventare più completo possibile. Ma è un giocatore che ha un'ecletticità a metà campo che non è da tutti, Tra quindi l'altro ha sfiorato anche il gol, abbiamo detto, con un bel, con bel un, controllo. esatto, un controllo orientato da far notare anche chi Sì, magari certo. non coglie queste Aspetta, cose. vai, prova a spiegare, vediamo se riesci. No, io lo so benissimo, tu Sì. lo sai benissimo, lo sanno anche moltissimi che ci seguono, ma cosa vuol dire quando parliamo di controllo Controllo orientato? orientato significa controllare la palla in funzione della giocata Successivo. successiva, quindi non controllarla in maniera fine a se stessa, quindi stoppo la palla, La la tengo lì. tengo ferma, ma praticamente la stoppo in funzione della giocata, che è quello che gli ha permesso di accorciare il passo e di andare a fare un tiro, insomma, importante. Ultimo, questo ti vado fuori scaletta, non ti avevo detto, però ne abbiamo parlato fuori onda. Mi fai la sorpresa No, così. chiudiamo il centrocampo, abbiamo parlato tutti, abbiamo parlato di Estupinan. Sì, Prima abbiamo accennato un po' a sì, Estupinan. Tu mi hai detto, Pie, guarda, ti posso dire, deve migliorare qualcosina, mi piacerebbe lavorarci perché secondo me ha dei margini di crescita, ha qualcosa che ti stuzzica questo ragazzo, è sì, corretto? sì, si vede che ha delle doti che però potrebbe esprimerle meglio e Sì, soltanto il lavoro può aiutare a farlo. Mi spiego meglio. A volte lo trovo impacciato nella sì, gestione della palla, anche semplicemente nel controllare la palla ok, con la testa alzata. certo. Ed è fondamentale nel calcio di oggi. Poi lui, secondo me, potrebbe, con la gamba che ha, potrebbe far bene, potrebbe andare a puntare l'uomo, potrebbe diventare il terzino moderno che oggi tutti hanno, che sono quelli bravi nella fase offensiva e bravi nella fase difensiva, però tecnicamente secondo me potrebbe fare ancora molto meglio. Ha Magari, margini di crescita? assolutamente, magari è ancora un po' tirato, insomma, deve ancora prendere confidenza con insomma, San Siro, perché è insomma, una piazza troppo importante, Sì, no? sì. È uno stadio che è Tosto, eh. tosto, insomma, da affrontare, e poi magari col tempo lo ritroviamo con una confidenza diversa, no? Anche se lui tra l'altro Però, viene dal Brighton sì, e dalla Premier dove il clima comunque c'è, viene da De Zerbi, insomma, che è un allenatore che ha sì, tante richieste anche a è livello vero, è tattico. vero. E Però le situazioni non sono mai le stesse, le situazioni possono assomigliarsi ma non sono le stesse. Lui deve essere in grado di affrontare tutte le situazioni di gioco, anche in fase di non possesso. Ieri l'ho visto a volte in ritardo sull'uscita, in pressione. sì sì, pressione sul suo riferimento. Bisogna capire che l'avversario lo devi attaccare sul controllo e Sì? mai fargli controllare la palla, perché poi se ti punta, si va con l'uno contro uno, può essere anche che ti salti. Quindi il tema è non dargli il tempo di pensare in un certo Esatto. senso, no? Perché poi si Tu consente devi leggere che la palla sta arrivando al tuo ed essere avversario, subito lì. riferimento, e devi essere subito lì. Quanto influisce anche qui l'aspetto mentale, cioè essere tranquillo per un Sempre, calciatore? Tutto, sempre. però. L'emotività Certo. è sempre Pericoloso. troppo importante, sì, perché ti può far fare la grande partita e ti può far fare la brutta partita. In chiusura, Milan-Bologna. Non ti chiedo la classica domanda, è stato un Milan che ti è piaciuto, non ti è piaciuto. Cosa però ti porti a casa? Dico, ho visto il Milan e siamo a un buon livello di
compattezza? Che considerazioni Sì, finali intanto ti sei ho visto fatto? un Milan tosto da affrontare, nel senso che è difficile prenderlo in castagna Ok? quando si difende in maniera compatta come ha fatto praticamente per gran parte della partita, senza però mancare nei colpi, perché è vero che la partita è finita 1-0, ma comunque le occasioni ci sono state Sì? e la partita sarebbe potuta finire comunque 2-3. Sì, 2-3-0. sì. Poi, insomma, parliamoci chiaro, Pietro, quest'anno il Milan ha un centrocampo davvero importante, Sì, cioè abbiamo sì, sì, elementi sì, che sì, hanno sì. una caratura internazionale. Quest'anno il livello lì è Per la alto al Serie A centrocampo. quest'anno il livello è molto alto, secondo me è uno dei centrocampi più forti in Italia. Guarda, io l'ho detto apertamente, quindi non mi nascondo, secondo me, secondo solo quello del Abbiamo Napoli. qualità e quantità. Secondo solo quello del Napoli che ha De Bruyne, McTominay, Anguissà, che secondo me sono un centrocampo veramente importante per la Serie A. Però dopo questo centrocampo noi anche come varietà di Sì, tipologia, abbiamo come anche, esatto, tante alternative, non dallo abbiamo stesso Ricci. Iasciari adesso che è infortunato, insomma. Esatto, insomma, quando avremo la rosa al completo ci sarà da divertirsi. Senti, ultimo passaggio, secondo te, adesso si va a giocare contro l'Udinese, squadra tosta, perché squadra da sempre rognosa per il Milan, È vero. da sempre, squadra anche molto fisica. Allegri continuerà questo interscambio tra la difesa a 3 e il passaggio a 4, la difesa a 3 e il passaggio a 4, e cosa secondo te può influire nella sua scelta? Beh, le prestazioni dei giocatori influiscono assolutamente sulle scelte di un allenatore, però nel momento in cui avrà la rosa veramente al completo, Sì? potrà essere libero di scegliere quale sistema di gioco adottare, se farne uno piuttosto che un altro, considerando il fatto che i sistemi di gioco sono dei numeri, ma alla fine è l'interpretazione che fa la Certo, differenza. Io certo. posso farmi un 3-5-2, poi difendere a 4, attaccare in 5, cioè alla fine è l'attitudine del giocatore che fa la differenza e quanto l'allenatore incide anche durante la settimana nel lavorare sulle situazioni di Nel gioco. codificargli situazioni di gioco? Esatto, Ok, proprio così. ok. Quindi giocandoti un chip, insomma, parlando, pensando Poi alla abbiamo anche prossima, tanti giocatori bravi davanti che insomma sull'uno contro uno saltano l'uomo. Abbiamo visto Pulisic che ne in abbiamo questo parlato, momento sì, secondo me è fuori perché non è al meglio a livello sì, sì. fisico. Abbiamo preso un giocatore come un Kunku che comunque sull'uno contro uno sono ragazzi che fanno male. Tanto Insomma, Kunku che è entrato è è subito entrato decisivo. subito, ha procurato due Due rigori. rigori in uno, di cui ne è arrivato neanche Vabbè, uno. quello non sta a Però noi lì, per parlare. esempio, lì tu che mi parli sempre di gesto Sì, tecnico, lì c'è un qualcosa che mi è piaciuto. Io beh, come si è posizionato col corpo, il mettendosi davanti e controllo di costringendo sì, l'avversario a far a far fallo. fallo. Esatto, hai detto tutto tu, Va bene, me ne vado, quindi quindi l'abbiamo già fatto. esatto. Senti, no, Francesco, e direi che noi abbiamo analizzato tutto. Si andrà la prossima contro l'Udinese, ci Sì, ritroveremo come sempre noi settimana prossima. Era una prima, l'abbiamo detto a tutti. Cercheremo poi vedrai che ci saranno domande, preparati che ti chiederanno. Prossima volta risponderemo a un po' di domande, ce le porteremo a casa e te le farò nelle prossime puntate. Era la prima per te, quindi secondo me sei stato super. Io ci tengo a dirlo davanti a chi ci segue. No, non sono, io sono anzi, uno che speriamo non di fa tanti essere... complimenti, non faccio tanti complimenti, però lo dico, sei stato super, ma soprattutto, credetemi, mi piacerebbe farvi parlare con Francesco nelle prossime, no? O fuori dalle telecamere, perché veramente è un ragazzo che quando ti parla di calcio, abbiamo fatto un pranzo settimana scorsa parlando di calcio, io così a bocca aperta per tutto il No, tempo. dai. Ma no, semplicemente perché mi raccontavi cose che e io guardo tanto calcio, credo di capire un pochino, ma ovviamente non ho il mestiere che hai tu perché hai vissuto in un Ti determinato... ringrazio, Ed è grazie veramente mille. piacevole sentirti parlare di calcio e speriamo poi esordio con una vittoria, quindi speriamo che andremo avanti a trovarci. La No, vittoria dà sempre fiducia, dà morale, ti dà convinzione e quindi ci presenteremo sicuramente davanti all'Udinese in maniera più determinata. ti faccio una domanda, decidi tu se non rispondere o meno, poi Sì, chiudiamo, se no rispondiamo la prossima volta. Abbiamo parlato di tecnica, di talento, se io ti dico, fammi un nome, anche di quelli meno conosciuti, c'è un ragazzo che dici, questo per me era fortissimo, di quelli ma che di hanno avuto, adesso? dei tuoi. Ma di quelli che ho allenato Sì, io? sì, che dici, se non ce l'hai pronto, tienila lì, ci facciamo scrivere nei Ne avrai commenti. più di No, no, uno. facciamo un gioco, facciamo un gioco. Sì, Non dirlo, sì, nei commenti. Ripercorrete i maggiormente i primavera, forse dei tempi, ma sì, non va bene. solo, ovviamente non andiamo, è chiaro, Beckham,
tutti lo direbbero, beh, Vabbè. Ronaldinho lo sappiamo, scendete un po', diteci il vostro giocatore meno famoso, che magari non è esploso definitivamente, Sì, ma più forte tecnicamente. Non dirlo, lo diciamo alla prossima puntata. perfetto. Fra, grazie Grazie mille, è Pietro, stato un piacere. piacere mio. Questo è Sitattica, ci vediamo, devo fare una cosa come vi dicono quelli bravi, like al video. Attivate la campanella così restate aggiornati su tutti i contenuti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, grazie.